Ciao a tutti, sono Gaetano Trovato di Arnolfo Ristorante a Colle Valdelsa nel cuore della Toscana. Oggi siamo qui per Italia Squisita per una nuova serie di paste fresche e vi farò vedere le varie forme con i nostri ripieni appena preparati. Io ho creato delle forme icona, tipo la nostra piramide. Ho pensato a una pappardella farcita, che la pappardella di solito è una sfoglia seghettata e basta. Invece io cosa ho fatto? L'ho chiusa e ho formato un raviolo gigante. Poi c'è l'agnolotto, la lista continua con la mezzaluna e con il tortello. Utilizziamo due miscele di farine, una di semola e una di grano tenero, per rafforzare e dare setosità alla sfoglia. La ricetta generalmente sono 21 tuorli e un uovo intero per dare elasticità alla pasta. Noi negli ingredienti per l'impasto restiamo sul neutro, quindi senza sale. Adesso prepariamo appunto la pasta. La sfoglia chiaramente deve essere sottile, quasi impappabile in bocca, deve far esaltare il gusto del ripieno. Per me questo è fondamentale. E poi si va a ultimare con le varie forme. Per i ripieni possiamo seguire l'andamento stagionale, quindi ogni verdura è papabile per fare ravioli, tortelli, agnolotti e qualsiasi altro pasta ripiena. Noi faremo vedere appunto i finferli, prima interi, poi tagliati in piccoli pezzettini, saltati, asciugati bene dalla loro acqua e mantecati con dello scalogno e una patata per dare consistenza. Questo è il nostro ripieno dei finferli, ma non bloccatevi in cucina se non avete finferli. Chiaramente si possono usare dei pioppini, dei funghi porcini, qualsiasi tipo di fungo di stagione, ecco, questo è importante. Durante la mantecatura del ripieno dei funghi, chiaramente si può mettere un'erba aromatica per esaltare il gusto ancora di più. Noi qui in Toscana abbiamo la mentuccia spontanea e diamo un input più interessante nella mantecatura, dà questa freschezza al ripieno. Dopodiché andiamo avanti con un progetto nuovo che è quello della cipolla. Perché io ho pensato alla cipolla? Perché sono vicino a Certaldo, è un presidio slow food, quindi è un prodotto nostro locale, è molto semplice, la cipolla in casa è sempre presente, o che sia una cipolla mediterranea o internazionale, le cipolle sono sempre molto gustose e accattivanti e poi sono salutari. Le cipolle vengono tritate, fatte asciugare pian piano dalla loro acqua, bagnate con dell'aceto e sale, va sfumato con del vino rosso, del Chianti, quindi siamo nella nostra zona, si fa evaporare. Ecco qui il ripieno che sprigiona un gusto intenso. Io direi a questo punto di passare in cucina. Carlo ha tirato la sfoglia per realizzare questi ravioli di varie forme. Chiaramente ha messo un tovagliolo di lino umido per mantenere la sfoglia. Facciamo un ripieno di funghi che io ho elaborato. Inumidisco con un po' di acqua. La sfoglia così. Con il righello tiro via l'aria.
La forma tradizionale della pappardella è così, è vuota. Noi invece l'abbiamo riempita. Ecco qui le pappardelle ripiene. Ovviamente possiamo riempirle con qualsiasi vegetale. Avete la possibilità di spaziare. Allora, qui abbiamo invece dei quadrati che faremo appunto delle piramidi con questo ripieno di cipolle di Certaldo. Qua abbiamo la chiusura dei due lambi, così, laterali, vedete? E poi apriamo qua e chiudiamo di qua. Questo è il piatto signature del 1990, ha avuto un successo veramente importante. Abbiamo una mezzaluna, sempre con la cipolla in questo caso, quindi una forma tipo cresta di gallo e che richiama appunto il nostro gallo del Chianti. Togliamo l'aria, vedete un po' così, e diamo 5 pieghe laterali. Guardate un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Alla fine chiudiamo, abbassiamo, così gli facciamo il supporto sotto per impiattarlo in modo che è anche bello da vedere, ecco. Adesso facciamo gli agnolotti, chiaramente. Abbiamo dato, diciamo, un po' di acqua alla sfoglia per renderla più elastica e facciamo questi trattini per chiudere poi un agnolotto classico. È così che poi è nata la pappardella. Voi che pensate che c'è un'idea di quando si fanno le forme, di quando si crea qualcosa di nuovo, e allora si pensa a portare avanti il concetto della sperimentazione e del prodotto più contemporaneo. Chiudi pure. E vedete qui si riforma l'agnolotto, perché vedete gli diamo un pizzicotto laterale e abbiamo questa forma bellissima. Se io lo appoggio così è bello da presentare anche nel piatto. Così prende la salsa, la possiamo saltare, è molto interessante, veramente bello. Ecco qui l'agnolotto classico, ci siamo. A questo punto passiamo all'ultima forma, che è il tortello iconico di Arnolfo, che appunto dà una bella soddisfazione per la forma, perché poi richiama le nostre origini, e quindi il tortello più tradizionale. Qui abbiamo praticamente il fungo, può essere ricotta, spinaci, può essere carne, ripieno di le parti meno nobili del pollo, quindi le ali, l'umidità, sempre questa forma qua. La chiusura del tortello è manualità, guardate, togliamo l'aria prima di tutto e poi giriamo con il dito qua, ok? E qua, eccolo qui. Abbiamo completato
l'esecuzione di varie situazioni di pasta fresca, quindi il tortello tradizionale, l'agnolotto, la cresta di gallo, la pappardella ripiena e le mie piramidi, eccole. Abbiamo bollentato e glassato la pappardella, mettiamo al centro del piatto. Un cremoso di castagne dell'Amiata, dei Finferli, la castagna leggermente grattugiata. Una cialda di farina di castagna e una cialda di carbone vegetale. Abbiamo impiattato la pappardella ai funghi, quindi il territorio toscano, la castagna e la stagionalità del prodotto. Benissimo, adesso vi presento le piramidi di cipolla di Certaldo con una salsa allo zafferano e un contrasto di cipolla con polvere bruciata. Eccoci qui. Qui abbiamo una salsa allo zafferano, due pistilli per fare un pochino di coreografia. La cipolla di Certaldo con la cipolla bruciata, e delle cialde di riso allo zafferano croccanti. Ecco qui le piramidi con la cipolla di Certaldo e lo zafferano toscano. Quindi che dire, vi aspetto tutti in Toscana ad assaggiare le mie creazioni. Arrivederci.